Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 236. Come sai abbiamo passato da poco meno di 24 ore, ora più, ora meno, un punto nodale importantissimo del ciclo dell'anno, il solstizio d'estate. Un punto nodale universalmente riconosciuto da tutti i popoli e in tutti i tempi. Tant'è vero che esiste anche un corpo rituale che varia di epoca in epoca e soprattutto di nazione, di civiltà in civiltà. Ti invito, se vuoi, a documentarti col magnifico libro I riti del solstizio. Puoi vedere la copertina a fianco a me. Ma appunto per te che stai guardando questo video, che hai scelto di guardare questo video, il messaggio di questo solstizio 2023 qual è? Lo andremo a chiedere alle nostre tre varianti e ci aggiungeremo anche un'altra domanda. Da chi arriva questo messaggio? Arriva dal tuo sé superiore, dal tuo sé futuro, da un disincarnato, dall'universo, dalla tua guida, dal tuo animale totem. Insomma, andremo a chiedere chi è che vuol mandarti un messaggio in questo momento così importante dell'anno e anche ovviamente il contenuto di questo messaggio. Può parlare della tua crescita personale, può rivelarti qualcosa che non sai, può dirti magari un qualcosa che devi comprendere, che devi assimilare per riuscire ad evolvere, oppure può semplicemente prevederti eventi futuri. Lo andremo a chiedere appunto alle nostre tre varianti. La prima sarà la calcite gialla, la seconda sarà la asterite e infine la terza sarà l'onice del Pakistan. Prima di passare alle varianti ti ricordo che mancano pochissimi giorni e ci sono pochissimi posti disponibili per il nuovo corso di cartomanzia e divinazione della Lucerna di Cronos, un corso che avrà come durata quella dell'intera estate, finirà con settembre, più easy nei contenuti, più sperimentale in quelle che saranno le lezioni, quindi si lavorerà parecchio col tarocco, e meno oneroso in termini di impegno energetico e anche economico. Se sei interessato o interessata a saperne di più, puoi mandarmi un messaggio WhatsApp al numero 388 57 76 772. Bene, qual è il messaggio di questo solstizio e da parte di chi arriva? Possiamo passare alle nostre tre varianti, ovviamente. Prima, sigla! Variante della calcite. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della calcite. Qual è l'energia generale in questo momento? Per te che hai scelto la variante della calcite. Qual è l'energia generale in questo momento? Per te che hai scelto la variante della calcite. L'innamorato, carta di scelta, carta di bivio, carta di iniziazione, carta di dichiarazione, carta di, in un certo senso, anche rivelarsi alle persone come alle possibilità. Attenzione, non le possibilità che ci si rivelano, ma noi che ci riveliamo, ovvero noi che prendiamo coscienza, cognizione di avere una possibilità o più possibilità in amore come nel lavoro. È la carta dell'acquisizione di una coscienza ancora più grande, più profonda, più ampia, capace di valutare anche quelle sfumature che magari prima non vedevamo. È la carta del passaggio iniziatico dall'adolescenza all'età adulta, la carta di chi rivendica la propria autonomia di fronte a qualcosa. L'innamorato è una carta meravigliosa in quanto rappresenta la prima grande iniziazione del tarocco
e come tale può fare riferimento anche all'iniziazione, quindi ci sta anche una persona qua che magari sta attendendo un passo iniziatico importante, che può essere anche un passo iniziatico in seno ad un cammino di realizzazione, così come un passo iniziatico proprio nella vita, l'allontanamento da una relazione, da casa, l'allontanamento da un lavoro, l'apertura di una propria realtà lavorativa, l'avvio di una nuova relazione che magari si è ponderato, pensato a lungo per capire se una persona veramente ci risuonava o no, lo scegliere comunque un percorso di vita. È un grande potere quello della scelta, laddove da una parte ci rende ancora più consapevoli, ancora più motivati, ancora più determinati, dall'altra ci fa sentire il peso di aver lasciato indietro qualcosa o qualcuno, o magari di dover lasciare indietro qualcosa o qualcuno. L'innamorato è una carta che rimette in discussione molti dei nostri parametri, ci fa vedere con uno sguardo nuovo la vita, una sorta di piccolo risveglio che poi si va a concretizzare una volta che il percorso del tarocco sia completato nel grande risveglio del giudizio. È quindi un piccolo giudizio fondamentalmente, ma che già ha in sé il potere della scelta, appunto del libero arbitrio, di ciò che è il determinare il corso degli eventi della propria vita. Di determinare il corso degli eventi, però anche qui ci va aperta una parentesi, perché in generale i traguardi che dobbiamo raggiungere, io sono molto fatalista, secondo me sono comunque segnati, è il percorso intermediano, ovvero le tappe con cui raggiungiamo questi traguardi, che è molto sensibile del nostro libero arbitrio. Bene, qui forse tu stai scegliendo di affrettare i tempi, appunto apportando un cambio di prospettiva nella tua vita che poi va a concretizzarsi nella scelta di un sentiero. È forse anche un modo diverso di essere, non necessariamente deve essere il taglio della relazione, l'abbandono della casa, potrebbe essere proprio anche a livello interiore o mentale. In alternativa l'innamorato è un triangolo d'amore, oppure una persona che ci viene ad aiutare, ci presta un soccorso, ci dà un consiglio, una dritta, e ci indica una via attraverso cui poter esprimere il nostro potenziale. Però anche qui bisogna fare attenzione, l'innamorato in quanto iniziato dovrebbe avere da sé le capacità di discernere su quale via scegliere, quindi facciamo attenzione a non illuderci permettendo agli altri di sindacare troppo su quello che è il nostro percorso di vita. Questa è un po' la fotografia energetica. Se ti riconosci, continua pure a guardare il video, in caso contrario hai altre due possibilità. No, devo usare questo mazzo qui, vediamo da dove ti arriva il messaggio per questo solstizio d'estate 2023, per te che hai scelto la variante della calcite gialla. Da dove arriva il messaggio? Arriva da un'energia, da un disincarnato, dall'universo, dal tuo destino, dal tuo sé più profondo. Da dove arriva questo messaggio? Che l'universo vuol farti avere per questo solstizio d'estate 2023. Il traghettatore, molto interessante. Il traghettatore alla fine è un essere che proprio per sua natura traghettatore è capace di muoversi fra le realtà più disparate, quindi è una figura liminale fondamentalmente. Arriva dalle tue guide, perché il traghettatore è una guida, quindi un custode della soglia tra i mondi. È mostrato in questa carta nel suo aspetto di uomo che cavalca un delfino o di uomo che manovra una barca. In entrambi i casi è comunque una guida per il viaggiatore attraverso le acque del mondo ultraterreno, quindi arriva proprio dalle tue guide spirituali. Parla di rado, ci dice la carta, però osserva ogni cosa. È un'utile fonte di saggezza, della chiave di accesso alle esperienze più disparate della vita. Vediamo quindi le tue guide che cosa vogliono dirti. Fondamentalmente anche l'innamorato è una carta che potrebbe, più la temperanza, potrebbe rappresentare le nostre guide, però anche l'innamorato a modo suo lo è.
Qual è il messaggio quindi della tua guida per questo solstizio d'estate 2023? Per te che hai scelto la variante della calcite. Spirito dell'avvoltoio, nulla va sprecato. Mi fa pensare al fatto che comunque, parlando la carta del riciclo in natura di ogni cosa, che qui forse questa tua scelta potrebbe magari ferire qualcuno. Beh, sappi che comunque, ci dice la carta, nulla va sprecato, anche ciò che lasci indietro, alla fine l'avvoltoio si nutre dei resti degli altri esseri viventi, quindi è come se la carta ci dicesse anche ciò che devi lasciar morire, fondamentalmente in un certo senso è magari giusto che compia il suo cammino, che ha una naturale evoluzione e un naturale declino. Quindi se c'è una relazione che vuoi rompere, un lavoro che vuoi tagliare, un viaggio che vuoi fare ma non vuoi allontanarti da dove abiti, o comunque magari una scelta che devi fare che comunque sicuramente, se da una parte compiacerà te stesso, te stessa e in alcuni casi anche altre persone, da un'altra parte probabilmente ne ferirà altre. Beh, nulla va sprecato, ci dice lo spirito dell'avvoltoio, ovvero alla fine le scelte che facciamo, le direzioni che prendiamo lasciano sempre, e comunque che lo si voglia o meno, un qualche tipo di esperienza, energia, qualsiasi tipo di espressione appunto della vita indietro, e che comunque magari quella può servire da nutrimento per altri tipi di esperienze, oppure può essere anche una persona che magari ha paura un po' di muoversi, in questo caso appunto lo spirito dell'avvoltoio, proprio per evitare di ferire qualcuno anche senza fare tagli drastici o allontanamenti drastici. Però ecco, qui di nuovo lo spirito dell'avvoltoio ci dice: guarda che comunque alla fine fai la tua scelta, vai avanti, passa questo portale iniziatico, perché comunque chi devi lasciare indietro fondamentalmente avrà poi la sua esperienza, che comunque era destinata ad essere staccata dalla tua. Quindi in ogni caso il nulla va sprecato rappresenta che qualsiasi salto tu debba fare, qualsiasi sentiero tu debba prendere, comunque alla fine questo era il tuo destino, e le tue guide ti dicono: procedi, fai quelle scelte che non riesci a fare, fai, che poi il tema della scelta è proprio preponderante nell'innamorato, avvia quei progetti che devi avviare, rilascia quei fardelli che devi rilasciare. Comunque alla fine questo è il giusto corso delle cose. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della calcite gialla. Quali dettagli in più vogliono aggiungere le carte dei tarocchi delle dee in merito a questo messaggio dell'universo? Che poi delle tue guide in realtà. Il sole potrebbe essere veramente la chiusura di una storia, con un sole, mi viene da dire. Il papa, o l'allontanamento da una famiglia. Vedi il 3 di spade, il cavallo di denari. A me piace il cavallo di denari perché c'ha una punta di cinismo, fondamentalmente ti voglio bene ma tieni le distanze. È un qualcuno che fondamentalmente si spende, sì, ma nemmeno più di tanto. È comunque una persona che ti insegna la strategia, quindi fondamentalmente il cavallo di denari potrebbe anche dirmi che tu ambisci da tempo di fare un passo, ma che appunto con questo papa che ti lega un po' al dogma non hai il coraggio di tradire o di tradirti. Anche qui tradire e tradirti non va preso necessariamente come coppia. Sì, certo, il papa di solito rappresenta la persona sposata, 3 di spade tradimento, ok,
però potrebbe essere anche il tradire quell'azienda che ha creduto in te, il tradire quell'amico, quell'amica che hanno creduto in te, ma che poi magari nel tempo hanno preso altre direzioni che ora sono incompatibili con la tua. Quindi l'idea di tradire fondamentalmente va un po' presa nella sua accezione più ampia. Vedi, è da tempo che tu aspetti questa occasione. Fante di coppe, c'è proprio, se si tratta di amore qui c'è proprio un qualcuno che, perché vedi il fante di coppe è fondamentalmente sul 3 di spade, quindi il motivo per cui c'è questo 3 di spade è un fante di coppe, è un'idea, una persona che comunque solletica la nostra fantasia. Quindi, e il 5 di bastoni. Questo mazzo a me piace perché nel 5 di bastoni mette questo vulcano che fondamentalmente mi rappresenta bene il 5 di bastoni. Il 5 di bastoni è la carta dei ripetuti tentativi, la carta dell'arrivismo, la carta della tenacia, la carta della costanza, la carta anche delle inevitabili situazioni un po' insidiose che dobbiamo riuscire a passare con determinazione, però poi alla fine è sempre l'esplosione di vigore che dimostriamo di fronte alle avversità, e con questo vulcano e questa ragazza è Danza davanti, e poi la dea hawaiana, non mi ricordo come si chiama, lo rende bene, ecco, perché qui alla fine c'è un po', secondo me, una felicità negata. È come se tu dovessi fare un passo ma non lo fai per rispetto alle persone che sono attorno a te, e questo, se da una parte ti dà con questa temperanza una sorta di equilibrio apparente, dall'altra ti priva dell'opportunità di aprirti a questo fante di coppe che arriva e ti dice: oh, ma ci si diverte un po', può essere nel lavoro, può essere nell'amore, può essere dove ti pare, e ti solletica veramente nel profondo. Però questo 3 di spade tu devi decidere chi tradire, se tradire le aspettative delle persone attorno a te, anche famiglia, qui si tratta con un papa, o se tradire la tua vocazione a compiere un passo che sogni da tempo ma che probabilmente non puoi fare per quelli che sono i costrutti, i dogmi e i vincoli limitanti delle persone che hai attorno. Anche il connubio Papa e Sole mi può rappresentare, al di là di due uomini in combutta fra loro, mi può rappresentare padre e figlio, mi può rappresentare datore di lavoro e persona che comunque brilla di luce propria, e si sa, più sei una persona che ha un valore che lo mette in mostra, che più sul lavoro tendono anche lì a schiacciarti, pertanto funziona così. Quindi ecco, qui tradisci un po' questa tua vocazione al dogma, alla staticità, perché qui le possibilità sono tante, la possibilità di diventare tu questo. Vedi la differenza che c'è fra questo vulcano che esplode in maniera così e questi capelli del Papa che sono tentacolari, si infilano un po' dappertutto. Ecco, qui il fato, queste sono le Moire, qui il fato ti dice: guarda che comunque le occasioni alla porta ci bussano, una in particolare, amore, lavoro, quello vedi tu, e tu è inutile starci a pensare, il passo lo devi fare. Quindi basta pensare, basta l'indecisione della scelta, ti dice la tua guida. Alla fine nulla di ciò che lascerai indietro andrà sprecato, perché comunque è un bagaglio importante per te come per le persone che sono attorno a te, e qui ogni cosa dovrà fare il suo corso di questa cosa qua è di finire, o almeno questo mi dicono. Spero che ti risuoni, perché poi il messaggio è molto bello, perché alla fine ti dice: al di là delle tue preoccupazioni di risultare in armonia con le situazioni che ora stai vivendo, eccetera, nonostante tu senta l'idea di distaccarti da queste situazioni, alla fine è giusto così. Quindi il messaggio è costruttivo per te, però è chiaro che farlo non è facilissimo. Vediamo un po' che cosa vuol dirti l'oracolo delle risposte per te che hai scelto la variante della calcite. Una persona che hai conosciuto da poco si dimostrerà una grande risorsa. Vedi che qua secondo me più sull'amore la cosa, però
effettivamente potrebbe parlare proprio di un qualcuno che arriva a darti uno sprone, arriva a darti un suggerimento, arriva a darti un po' questo aiuto, questo indicare la via, come ti ho detto all'inizio. È sbagliato anche questo, perché poi la via devi sentirla tu, non devi fartela indicare da qualcuno, però magari qui arriva un qualcuno a smuoverti un po', a scuoterti un po', e magari se nessuno c'è e tu comunque hai un po' questo senso di pesantezza, può darsi che entri proprio una nuova proposta che ti è destinata, in amore come nel lavoro, a metterti di fronte appunto ad una scelta e devi fare senza remore verso le persone che hai attorno per rivendicare questa tua grande energia, per vederla risorgere, perché qui è un po' sopita, a dirti la verità, un po' costretta. Ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'asterite, andiamo a vedere per te che hai scelto la variante dell'asterite. Qual è in questo momento la tua energia? A questo solstizio d'estate 2023, in quale energia ti trovi? Tu che hai scelto la variante dell'asterite. Il mondo, beh, il mondo è una bella carta di centratura, carta di sicurezza, carta di rapporti con il mondo, carta anche di ricerca o incontro dell'anima gemella. Il mondo è una carta che ci parla di una persona che comunque in modo continuativo, in modo fluido, sta lavorando a quella che è la sua realizzazione, anzi in alcuni casi la carta del mondo ci dice che la realizzazione è prossima, se non addirittura è già presente. Una persona che probabilmente in questo momento ha un equilibrio importante, un equilibrio che deve mantenere. Il mondo rappresenta un possibile ingresso di denaro o rappresenta anche la sicurezza economica, o se questa non c'è, l'andare verso la sicurezza economica. Rappresenta quello che è il proprio posto nel mondo, inteso sia come posto sociale sia come posto a livello di amore. Appunto, come ho detto prima, rappresenta la storia che ci completa. Può rappresentare anche il voltare pagina su qualcosa per avviare un nuovo ciclo che, pur essendo completamente nuovo, quindi differente da quella che è la nostra situazione quotidiana, si presenta ricco di prospettive, ricco di possibilità, ricco di input e ricco anche di quelle che possono essere magari gli sbocchi, ecco, mi viene da dire. Quindi può essere o la persona che in questo momento ha una serenità di fondo e anche comunque una sicurezza o quasi una sicurezza abbastanza forte nella sua vita, oppure chi ha deciso completamente di aprire una nuova pagina che però già sa gli porterà realizzazione, gli porterà concretezza. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante dell'asterite da dove arriva il messaggio che l'universo vuol farti arrivare per questo solstizio d'estate 2023. Può arrivare da un essere disincarnato, può arrivare dall'universo, può arrivare dal tuo sé più profondo. Vediamo da dove arriva questo messaggio. L'albero. Allora, l'albero mi fa pensare agli antenati, perché l'albero è comunque un simbolo che si usa per appunto tracciare un po' la storia della nostra famiglia, quindi l'albero genealogico ne è l'esatto esempio. È ovviamente un ponte fra cielo e terra anche l'albero, un po' come era anche nella prima variante il traghettatore. Rappresenta l'accesso ai tre mondi, diceva il manualetto, e sulle sue fronde, qui si vedono pochissimo qua su,
ci sono gli uccelli, ci sono gli animali, quindi secondo me qui può venire proprio dal tuo animale totemico, secondo me. Oppure può essere anche una cosa appunto legata a quella che è la tua sfera familiare, la tua stirpe, però io ci vedo più l'animale totemico, anche perché poi ti dice cerca nel tuo profondo il messaggio di questa energia. Quindi secondo me qua viene proprio, se non sai di avere un animale totem, ci sono tanti modi per riuscire a capire qual è, magari su internet ti invito a fare una ricerca. In generale chi si interessa di cartomanzia dovrebbe aver incontrato almeno una volta nella vita il concetto di animale totem. Ecco, qua arriva dalla tua guida totemica, che spesso appunto è un animale, poi non è detto che sia così, però spesso lo è. Vediamo un pochino qual è quindi il messaggio di questo animale totem, che rappresenta un po' anche l'araldo della tua stirpe fondamentalmente, diciamocelo. Per te che hai scelto la variante dell'asterite, il messaggio che il tuo animale o guida totemica vuol darti per questo solstizio d'estate 2023. Lo spirito del corvo bianco confida nella magia. Allora, lo spirito del corvo bianco ci dice che ogni cosa è interconnessa, un po' come appunto già l'albero ci aveva detto, che è un po' un ponte fra i tre mondi, quindi mira ad interconnettere ogni esperienza dell'universo, ecco. L'universo, ci dice lo spirito del corvo, sta lavorando per te e ti invita a percepirne i segni, però sembra che tu qui, con un mondo, magari questo voltare pagina è inerente appunto ad un qualcosa di precedente nel quale forse sta iniziando a perdere un pochino quello che è la motivazione. Quindi lo spirito del corvo ti invita a crederci fondamentalmente, che si tratti di magia, che tu abbia fatto proprio una richiesta all'universo, o che si tratti di magia intesa come armonia in generale. Secondo me qua questo mondo voleva dire che tu comunque forse hai deciso di chiudere una pagina, di non sperare più in un qualcosa, ma lo spirito del corvo ti dice fermati, guarda che qui è più vicino di quanto tu pensi. Io la interpreto così, però vediamo che cosa ne viene fuori. Per te che hai scelto la variante dell'asterite, che cosa volete aggiungere sul messaggio che l'universo vuol darti per questo solstizio d'estate 2023? L'otto di coppe, vedi, tu c'hai un po' la tentazione di lasciare. L'otto di coppe torna molto la chiusura, è come se tu gettassi la spugna su un qualcosa. E il 9 di spade, 10 di denari, la ruota. Considera che il 9 di spade, che viene visto spesso come carta di incubo, di terrore, guarda qua come lo hanno disegnato, sembra proprio la carta del... però in realtà è anche una carta che parla di magia, quindi torna un po' questa situazione legata a quella che è la magia. Quindi se hai fatto una richiesta particolare all'universo con un piccolo o grande rituale magico, o con magari quelle che sono le intenzioni, o con una preghiera
Qua sicuramente ti dice persevera, perché anche il 10 di denari è una carta di gestione di energie all'interno di una situazione spesso familiare, però 10 di coppe, il giudizio, confermo, 10 di coppe, il giudizio, bagattello. Allora, qui una tua vecchia richiesta sta per essere accolta, o vecchia o comunque precedente, nonostante tu sia tentato, tentata di non crederci più, sai? 10 di denari è anche una carta di eredità. Qual è un'eredità morale che poi va sulla ruota, che è legata alla magia? È l'azione di una richiesta, di un rituale, l'energia che ci resta addosso che va saputa gestire. Probabilmente c'è un sogno rivelatore per te, una sincronicità, magari questo interattivo qua che ti risponde, però ecco, qui c'è proprio una comunicazione a livello dal tuo animale totem, quindi magari ne so, sei legata al gatto o legato al gatto e vedi, che ne so, dei gatti di colori particolari o dei gatti ti fanno delle cose particolari, dei miagoli particolari, o magari li sogni. Ecco, può essere un qualsiasi animale, io ho detto il gatto perché prima mi è venuto a mente, però ecco, qui ci sono dei segnali che ti vengono dati sul fatto che comunque non devi mollare la presa, perché questa ruota in fondo su bagattello è quanto di meglio ci si potrebbe aspettare in termini di realizzazione. Qual è la tua richiesta? Una richiesta d'amore? Ci sta con un 10 di coppe. È una richiesta di denaro? Ci sta con un 10 di denari. È una richiesta di socialità, lavoro, posizione sociale? Ci sta con un giudizio. È una richiesta di aumentare il potere magico? Ci sta con un 9 di spade. È una richiesta di liberarti dal gioco di qualcuno? Ci sta con un 8 di coppe. Fatto sta che le carte finali ti vanno a dire quando meno ci speri, ecco che la ruota gira e c'è il nuovo inizio. Poi ti voglio far notare, lascia perdere che sono mazzi diversi, mi parti dal 21 che è l'ultima e mi riparti con l'1, quindi qui c'è proprio un mettere un punto fermo anche se tu non ci credi più e il dire vai, è ora, si riparte. 2 di 10, l'uno di seguito all'altro, a parte mi tornano nel 20, cosa veramente stranissima, e poi qua di nuovo nel 10 mi parlano proprio di un passaggio, perché 2 10 sono di seguito un qualcosa che finisce e rinizia, cioè un qualcosa che proprio un voltare pagina, una situazione che sta arrivando alla sua naturale conclusione per lasciare spazio a una nuova situazione. Gli esempi te l'ho fatti prima, in un momento particolare in cui c'è questa comunicazione, perché qui ti arriva proprio la comunicazione o per sincronicità o per sogno o come ti pare, c'è poi la ruota, c'è poi il girare della ruota, c'è poi il girare del destino verso una rinascita. E anche il bagattello è una carta di magia, quindi qua c'è una richiesta che è stata accolta e che, nonostante tu inizi magari a non crederci più, ben presto ti verrà fatto capire che l'universo sta lavorando con te e per te. Andiamo a vedere l'oracolo delle risposte che cosa vuol dirti. Chiedi aiuto. Allora, probabilmente il momento per te è un momento nel quale con questo 8 di coppe forse sei veramente tentato, tentata di lasciare un po' che le cose prendano una deriva differente da quella che tu avevi pensato, però qui sei invitato, invitata a perseverare nonostante la chiusura di un atteggiamento mentale e appunto magari a richiedere aiuto a qualcuno o se non addirittura all'universo stesso, a rinnovare la tua richiesta, perché fondamentalmente in questo momento forse sei molto fragile, vuoi per quelli che sono i casi della vita, vuoi per quelli che sono magari anche le piccole grandi esperienze che ci segnano, un'amicizia finita, un lavoro che non va, una storia che magari stenta a decollare o stenta a partire o magari non va più nemmeno quella. Chiedi aiuto, chiedi aiuto principalmente all'universo, mi viene da dire qua con queste carte,
ma anche a quelle persone, alla fine il 10 di denari e il giudizio rappresentano la collettività, e quindi anche a quelle persone su cui sai di poter contare. Non vergognarti di chiedere aiuto, di parlare di questo tuo momento di profonda, magari demotivazione, perché comunque alla fine qua la rinascita è assicurata, e se ora ti serve un aiuto non chiuderti in te stesso, in te stessa. Secondo me qua c'è la possibilità che per te si stiano per sbloccare quelle situazioni per le quali hai chiesto, però tu non abbia al momento, un po' anche con questo 9 di spade, non abbia al momento anche la capacità di focalizzare bene quelle che sono le 1000 sfide della vita, proprio perché il 10 di coppe è anche una carta di riconoscimento, sei più settato, più settata nel percepire il dolore di un qualcosa che o non è arrivato o tarda ad arrivare. Ma ecco che qui ti dice: guarda, piuttosto chiedi aiuto a qualcuno o richiedi aiuto all'universo, perché comunque è molto vicino il momento della svolta. Beh, è un bellissimo messaggio per questa variante, ti ringrazio per averla vista. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'Onice del Pakistan. Andiamo a vedere in quale momento energetico sei tu che hai scelto la variante dell'Onice del Pakistan. Tu che hai scelto la variante dell'Onice del Pakistan, qual è il tuo momento energetico attuale? La papessa certamente è una carta di poca socialità, sei Cronos, oppure è una carta di studio, una carta di anche introspezione. La papessa potrebbe essere anche una carta che forse sta guardando il mondo un po' con gli occhi della disillusione. Certo non è la disillusione dell'eremita, ma è certamente una disillusione che forse magari un po' di invidia per quello che non ha o per quello che sente di non avere ce l'ha. Però in realtà poi la papessa ha anche delle grandi qualità, possiede dei segreti, è una persona che ha un sapere, una connessione che non sono comuni, oppure magari anche una persona che ha un sapere tradizionale legato alla scienza, alla legge, alla cucina, all'arte, alla medicina, oppure all'arte intesa come arte magica. Sicuramente sei una persona determinata nel voler arrivare, nel volerti realizzare. La papessa è anche un'accumulatrice di esperienze come di beni materiali, e quindi probabilmente una persona che, pur essendo forse chiuso o chiusa alla vita sociale, sa comunque amministrare bene quello che è il suo tempo, magari, ti ripeto, con una nota di rimpianto per quello che non ha o per quello che ha perso. La papessa è anche memoria, ed è anche il desiderio di gettare il seme per un qualcosa di nuovo. Forse dentro di te scalpita questa voglia di poter passare dal rango di papessa a quello della successiva carta dell'imperatrice, una carta che va a parlare appunto della genesi di un qualcosa, dell'atto di nascita. La papessa è ancora, diciamo, alla genesi di un qualcosa, quindi ancora in realtà è un po' lontana, però ha le chiavi, vedi, anche qui nella mano ha la chiave, ha le chiavi per riuscire a realizzarsi, ha le chiavi per poter arrivare a quella che è poi la propria realizzazione. Certo, forse non con tempi molto brevi, però è sicuramente una persona che comunque è molto attento, molto attenta a quelle che sono le sue mosse nel quotidiano, in particolare proprio in quanto persona forse anche costretta un po' a quelle che possono essere restrizioni, magari poca gente da frequentare, magari poche risorse economiche, magari poca vita sociale, magari poco amore. Forse è costretta ad armonizzare e a risparmiare anche un po' quelle energie che ha, in vista però, ripeto, di un qualcosa che comunque origina anche dalla sua esperienza, dalla sua memoria,
ma si proietta comunque nel futuro. Algida e lunare, la papessa ricorda anche la dottrina magica e quindi è un qualcuno che probabilmente ha una grande connessione, in particolare con la luna, con le fasi lunari o con quella che è la parte di noi più profonda, quella intuitiva. Non è una brutta carta, ti ripeto, ha delle grandi qualità, pecca un po' sul lato della socialità. In alcuni casi la papessa rappresenta una donna sposata o comunque un fidanzamento ufficiale, o perché la papessa non ha mezzi termini, o è sola o è impegnata, ma impegnata veramente. Non è una persona che l'amore della papessa o è totalizzante o è un qualcuno che si vive la solitudine e del resto vuole soltanto magari delle avventure. È anche una carta a suo modo di sessualità, forse non proprio lineare, magari una persona che qualche inibizione ce l'ha, però in generale non è una brutta carta, ti ripeto. Se ti riconosci nella descrizione continua a guardare, in caso contrario hai altre due possibilità. Vediamo da dove viene questo messaggio per te che hai scelto la variante dell'Onice del Pakistan. Per questo solstizio d'estate 2023, da dove viene il messaggio o da chi viene? Può venire dalle tue guide, da un essere disincarnato, dall'universo, dal tuo animale totem, dalla tua interiorità più profonda. Da dove viene? O da una persona anche, non necessariamente deve venire. Beh, qui ti viene proprio dall'universo, il firmamento. Allora, in realtà poi il firmamento ha una doppia accezione, in quanto è una carta bellissima, rappresenta proprio l'universo come lo intendiamo, quindi che poi in realtà non credo ci sia una definizione di questo concetto di universo, quale essere quasi calato in una visione animistica del tutto, che è molto bello, io trovo molto affascinante e che appunto è tornato molto di moda negli ultimi anni con la rinascita delle dottrine neopagane. Però ecco, secondo me l'universo qua ci viene anche a parlare di quella che tradizionalmente era l'asteroscopia. L'asteroscopia era fondamentalmente il proiettare nel cielo le immagini, che poi sono diventate le costellazioni, di divinità, di animali totemici, eccetera, eccetera. Quindi ti viene eventualmente anche dalle divinità a cui sei legato o legata. Magari stai facendo un cammino che si avvicina a un qualche tipo di culto, oppure magari ti viene da quella che è la tua divinità personale. Ci sono molte persone che si sentono affini ad una o più anche divinità particolari. Però ecco, quello che secondo me qui sta dicendo è che ti viene proprio dall'universo, per come tu lo intendi, per quella che è la tua idea di divinità, dal divino. E vediamo qual è questo messaggio dell'universo allora. Dal divino fondamentalmente, dagli dei. Qual è questo messaggio che ti danno? Per te che hai scelto la variante dell'Onice del Pakistan. Lo spirito dell'armadillo, stabilire dei sani confini. Lo spirito dell'armadillo è una carta molto bella per quanto riguarda la rivendicazione dei propri spazi. Ma stabilire dei sani confini parla anche del fatto che stiamo per entrare in una fase della vita in cui, per restare allineati con le nostre intenzioni, dovremmo saper discernere e dire no a molte cose che magari in passato andavano bene. Questo significa anche che si dovrà imparare a stabilire dove finisce la nostra sfera d'azione e dove comincia la sfera d'azione degli altri. Impara a riconoscere i tuoi limiti e sappi dire di no
a ciò che non sembra giusto. Questa è una scelta responsabile, ti dice lo spirito dell'armadillo, e ti guida a prendere le giuste decisioni che sono radicate nella piena consapevolezza di ciò che è tuo e di ciò che non lo è. Fidati dei segnali del tuo corpo e saprai cosa fare. Fidati anche dei segnali del tuo spirito, quindi anche dei sogni, o magari del tuo corpo si intende l'eccessiva stanchezza, quando del resto la papessa è anche una gran lavoratrice, quando lavori troppo. Insomma, rispetto e gentilezza devi averli verso gli altri e verso te stesso, ma metti comunque dei parametri. Non ci è chiaro ancora perché, lo andiamo a chiedere ai tarocchi delle dee, vediamo da cosa devi prendere le distanze. Tu che hai scelto la variante dell'Onice del Pakistan, vediamo un pochino. Il cavallo di coppe dà un bel seduttore, al 90% è così, comunque è un qualcosa che viene a tentarti o un qualcuno. Il riferimento al passato mi fa pensare ad un ritorno. 5 di denari potrebbe essere, 2 di bastoni, devi opporre la decisione, sì. 5 di bastoni, 2, 5, quindi anche la capacità di riuscire a comprendere dov'è che si deve fermarci, un po' come già diceva, e anche ad essere un po' mellifluo, qua secondo me, quello che ci stanno dicendo. Tre di bastoni, la temperanza è uscita a tutti, il carro. Allora, qui mi viene da pensare due cose. Per quanto riguarda l'amore mi viene da pensare ad un ritorno, ad un qualcuno che con questo 5 di denari non fa più parte del nostro vissuto. Può essere un ex, può essere una persona con cui abbiamo avuto magari una storia veloce, un'avventura, o può essere magari un qualcuno con cui poteva nascere qualcosa ma non è mai nato. Due sfide, come dicevo prima, sono carte di fluttuazione, di sfida, anche di disequilibrio fra la materialità e la spiritualità, quindi secondo me questa persona torna un po' a tentarti dal passato. Vedi, 3 di bastoni, anche un po' un qualcosa che si attende, ma anche un improvviso rivelarsi. Il 3 di bastoni è la carta del colpo di genio, ma è anche la carta della notizia improvvisa, così come è la carta della cosa che si attende da un po' di tempo. E questo ce lo dice anche la temperanza. Non farti ingannare, perché vedi, qui arriva una persona con 2-5 che mostra decisione, ma che in realtà poi con una temperanza vive un po' anche una condizione forse non proprio. La temperanza è una carta di equilibrio, ma per come la vedo io è una carta che questo equilibrio lo ha ancora sotto troppi dogmi e sotto troppe sovrastrutture. Il carro è una carta comunque di vittoria, alla fine comunque qua ti dice riesci ad evitare che la persona rientri. Anche il 5 di bastoni è una carta comunque che mostra il tuo volere, la tua determinazione. Ora, ti ho fatto l'esempio del ritorno, però in realtà secondo me qua potrebbe essere anche, e soprattutto credo, per la maggior parte, un'occasione che ci si presenta, ma che in realtà non è poi così vantaggiosa. E qui potrebbe essere il classico lavoro, il classico progetto, il classico affare che ti solletica nella vanità,
ma che in realtà fondamentalmente poi per te può diventare un po' un qualcosa che ti inflaziona pesantemente la vita. Perché vedi, questo 5 di bastoni, comunque che è una carta di tentativi ed è una carta di eccessiva energia dispersa, va su un carro, quindi comunque alla fine, nonostante tu in questo momento con un 5 di denari e un 3 di bastoni, magari anche a livello lavorativo, stai attendendo che l'universo ti dia una mano, che comunque per te magari ci sia una crescita, un miglioramento, o magari ci sia un maggiore introito a livello economico, ok. Con questa decisione sulla temperanza, il 2 di bastoni è la decisione e quindi invita a non temporeggiare. Su una temperanza che è proprio la carta del temporeggiare, qua è come se ti arrivasse un po' una decisione da prendere in un momento nel quale non vedi grandi prospettive di evoluzione lavorativa o di lavoro, eccetera. Però l'impegno qui è il triplo, il problema è quello, non è lineare, è come se questo 5 di bastoni ci dicesse: guarda, devi poi spendere un sacco di energie in più, quindi soprattutto sul lavoro, qua secondo me devi stare attento a quello che è, o attenta a quella che è una proposta che ti si propone con questo cavallo di coppe in maniera estremamente seducente, però poi in termini di impegno, in termini di energia, in termini di quello, ti chiede il triplo di quanto ti frutta. Quindi fai attenzione, perché qui c'è proprio un qualcosa o un qualcuno che viene a solleticarti la vanità. Mi viene anche da dirti, se non stai aspettando ritorni, che qui potrebbe esserci un qualcuno che entra nella tua vita, questo cavallo di coppe, per quella che magari potrebbe essere una relazione molto basata sulla carnalità e che magari anche in questo caso ti costa in termini energetici molto, in quanto forse poi la persona si rivela essere un pochino non proprio stabilissima. Questo non vuol dire che sia fuori di testa e che ti crei dei problemi, ma magari è una di quelle persone che tendono poi ad essere troppo invadenti, o magari quelle persone che comunque, avendo un legame non proprio approfondito, tendono comunque a volerti un po' anche limitare magari con le altre persone. Ecco, qui ci vedo secondo me un qualcuno che entra, se non stai aspettando ritorni, per quella che può essere un'avventura che però devi considerare tale. Devi considerare, perché, ti spiego, la temperanza è una carta di sessualità anche. I bastoni fanno riferimento alla passione, il carro anche. Questo 5 di denari potrebbe rappresentarmi, come questo 5 di bastoni, l'eccessivo dispendio energetico che questa situazione legata alla tua passione, alla passione fondamentalmente, richiede. Quindi magari la sfida è proprio questa, un qualcuno che viene a sedurti, questo cavallo di coppe, e però questa seduzione rischia di diventare un gioco un po' troppo pericoloso, perché rischia magari di assorbire troppe tue energie. Quindi in questo caso metti sani confini, sappi scegliere, non privarti della gioia di interagire con gli altri, però è una botta e via, dai. Ecco, potrebbe essere così, perché i casi sono tre: o è il ritorno che ritorna a fare il caso umano e riprende il suo ruolo, o è il seduttore, la seduttrice che ti piace, ti concedi volentieri all'avventura, però anche qui metti patti chiari, amicizia lunga, o è il progetto lavorativo che ti seduce, soprattutto legato alla bellezza, alla cura di se stessi, alla cura del corpo, perché qui ti diceva anche della cura del corpo e anche la temperanza, quindi potrebbe essere anche lo sport, che, ok, ti seduce anche questo, però anche qui
fatti chiari, amicizia lunga. Cioè in arrivo una situazione per te molto gratificante, ma che però rischia di assorbire troppa energia. Quindi quello che ti dicono è rimani centrato, rimani centrata, perché è possibile che questa situazione poi ti porti su binari che magari non sono funzionali alla tua crescita. Un carro comunque è anche l'avviare una dimensione di vita insieme ad un percorso di carriera, ok, va bene, però alla luce di un 5 di bastoni è un qualcosa per cui comunque si deve lottare, si deve sudare, si deve guadagnarselo. Quindi quello che ti dice qua è: arriva un qualcosa di estremamente gratificante, in particolare in termini di sessualità o di seduzione, però ti ho voluto dare anche la lettura sul lavoro. Cerca però di rimanere centrato, perché questo può essere un ciclone molto importante per te. Se lo gestisci bene, con un carro ti dà anche, in termini di approccio al mondo tuo e di cambiamento caratteriale tuo, un qualcosa di molto costruttivo. Se lo gestisci male, il rischio è che ritardi poi quello che è il tuo cammino verso la realizzazione. Questo è. Vediamo un po'. Qui non è bellissima né bruttissima, dipende molto da te l'esito di questa situazione. C'è un diavoletto tentatore. Per te che hai scelto la variante dell'Onice del Pakistan, impara ad ascoltare te stesso, impara ad ascoltare gli altri, impara a comprendere il perché gli altri ti parlano in un certo modo, impara ad ascoltare anche i segni dell'universo, impara anche ad ascoltarti quando una situazione non ti serve più. Quindi ti dico, qua probabilmente qualcosa di importante arriva, però mantieni la lucidità. Voglio, guarda, anche se ho già chiuso, voglio buttarci una carta in più su questo carro per vedere se veramente è in amore, nel lavoro. Voglio vedere se me lo dicono, Addirittura lo potrei vedere come una prova quasi, non voglio dire karmica, perché sennò sembra di abusarne di questa parola, però la vorrei vedere come una prova quasi formativa importante per te. Cos'è questo carro? Il 5 di spade. Guarda, il 5 di spade è una carta, facevo meglio a non tirarla fuori. È una carta che parla un po' di tutte le inquietudini che possiamo avere, dei tagli che dobbiamo fare, ok, va bene, però tra l'altro, essendo il terzo 5, però è anche una carta che va a parlare del potere che esercitiamo sugli altri. Quindi ora me lo chiarisce un pochino. Qui potrebbe arrivare veramente una persona per te che viene a sedurti o dal passato o nuova, questo ha poca importanza secondo me, ma che poi pecca di eccessiva gelosia. Quindi fai attenzione qua. Sì. Per i più sarà dal passato, per qualcun altro sarà una persona nuova che riprende tratti caratteriali o personalità della persona del passato, che se era gelosa ne ripropone la gelosia, se non era gelosa è la persona del passato più la gelosia. Quindi fai attenzione qui. Qui vieni messo o messa in guardia rispetto ad un qualcosa di molto seducente, ma anche di molto limitante. Non proprio bellissima la terza variante, però comunque magari tante volte il cartomante può interpretare in un modo parecchio assertivo, magari poi la cosa va ridimensionata. Io ti auguro comunque ogni felicità, ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto.
Tre varianti che ci hanno rivelato qual è il messaggio che l'universo vuol farci arrivare in questo solstizio d'estate 2023, ma ci hanno anche detto chi è il messaggero. Io spero che questa video lettura ti sia piaciuta, se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti do appuntamento alla prossima video lettura della Lucerna di Cronos. Ciao! Abbiamo passato un punto nodale importantissimo dell'anno, il solstizio di estate. Ecco che questo punto nodale dell'anno, vaffanculo, lo devi rifare. Su, si comincia bene. Benvenuta, questa è la Lucerna di Cronos e questa è la video lettura interattiva numero 236. Come sai, da poche ore per la precisione, ieri, poco più o meno, una minchia, un cazzo. Su, via. Ciao, benvenuto, benvenuta, questa è la Lucerna di Cronos e questa è la video lettura interattiva. Messaggio A, che cosa vuol portarti, che cosa vuol farti capire, che cosa vuol rivelarti e soprattutto il cazzo. Fanculo. Ciao, benvenuto, benvenuta, questa è la Lucerna di Cronos e questa è la video lettura interattiva numero 236. Abbiamo un cazzo lungo così. Quello che è un punto nodale importantissimo del ciclo dell'anno, il solstizio d'estate. Un punto nodale appunto, un punto appunto, vaffanculo. Tre varianti per tre messaggi e tre nervi. Oddio mio. Rifate.